Bentornati a Football Benchmark, stavolta il benvenuto lo do ad Antonio Di Cianni, manager presso KPMG. Buon pomeriggio Antonio. Ciao Luca. Allora, con te oggi vogliamo parlare della sostenibilità del mondo del calcio post-Covid, cercare di capire quali possono essere le società che potrebbero soffrire di più dopo questa crisi economica che naturalmente si riverserà anche sul calcio, e per farlo ci siamo affidati, anzi vi siete affidati ad alcuni parametri che possono testimoniare quanto una società potrebbe andare in sofferenza o meno. Sì, ci sono chiaramente tanti parametri che possono essere monitorati. Noi ci siamo voluti focalizzare semplicemente in questo caso sul rapporto stipendi-ricavi. Qual è il nostro, punto di vista? Se ci sono determinate squadre che al 18-19, la stagione scorsa, con gli ultimi bilanci disponibili, erano in difficoltà, diciamo che tali squadre ancora di più in quest'era di Covid, e con gli effetti che dureranno presumibilmente per qualche altro tempo, dovranno stare particolarmente attente. Questa prima grafica ci mostra come due club come la portoghese Sporting Braga e il Monaco mostrano dei valori assolutamente altissimi. Questo è un esempio di club europei generici, tuttavia è importante dire che, guardando sempre i primi due, entrambi sono riusciti comunque a avere poi un utile di esercizio. Questo perché grazie al player trading sono riusciti ad effettuare poi dei profitti. Vediamo tra l'altro esserci anche l'italiana, il Bologna, oltre al Milan. Il Bologna infatti ha aumentato il monte stipendi del 26% nel 18-19, quindi anche un po' a dimostrazione degli investimenti di Saputo per migliorare la rosa. Qui stiamo vedendo, Antonio, scusami se ti interrompo, assolutamente, invece le top europee che hanno un rapporto stipendi-ricavi più alto in Europa. Tra queste, visto che c'era il Milan anche fra quelle più alte in assoluto in Europa, rimane il Milan fra le top in testa a questa classifica. La situazione invece del Milan, visto che abbiamo tratteggiato il Bologna, qual è? Il Milan, che appunto quindi compare in entrambe le classifiche, sia a livello europeo generico che a livello di big europee, effettivamente mostra questo indice all'86%, che è più alto del raccomandato, dell'indice raccomandato del 70% dalla UEFA. È importante dire che è un indice semplicemente monitorato, quindi non ha un valore eccessivamente stringente a livello UEFA. Tuttavia è anche vero che nel caso del Milan, al contrario ad esempio del Monaco o del Braga che abbiamo menzionato poc'anzi, il Milan ha anche poi sofferto una perdita di esercizio a fine anno di circa 146 milioni di euro. Si parla di una perdita in eccesso di 500 milioni, quasi 600 milioni negli ultimi 5 anni. La situazione del Milan è abbastanza risaputa. C'è sicuramente un rischio che del resto la società sta cercando al quale la società sta cercando di trovare una soluzione anche assieme alla UEFA, e di conseguenza il Milan in Italia può essere particolarmente in difficoltà, vista poi l'emergenza Covid, quindi con la perdita di ricavi che tutti i club presumibilmente soffriranno. Da questo punto di vista, grazie a questa considerazione che hai appena fatto, si capisce anche questa forte spinta che ha il Milan verso una calmieratura degli stipendi, quindi una sorta di tetto salariale anche per i nuovi acquisti, la ricerca di giocatori giovani che magari possono servire, come è servito al Braga e al Monaco, la possibilità di aumentare i ricavi grazie alle cessioni. Esatto, questa è un po' la strategia. Questo è ciò che pare effettivamente la società voglia implementare. È anche vero, e questo non vale solo per il Milan, ma per tutta una serie di club che oggigiorno puntano molto sul player trading, poi per far quadrare i bilanci. Non dimentichiamoci che il Covid, come abbiamo già detto anche qui nelle puntate precedenti, sta avendo anche un effetto sul valore dei calciatori, quindi tutti quei club che puntano molto sul player trading potranno subire un ulteriore, chiamiamolo così, danno, perché molti giocatori potranno vedere il proprio valore svalutato. Grazie mille allora ad Antonio Di Cianni, l'appuntamento naturalmente con Football Benchmark torna alla prossima puntata. Buona serata.